Neanche il tempo di arrivare e già formate una band. Stefania rise. Noi tre la seguimmo. Il corridoio di economia e commercio rimase un attimo sospeso in quell'eco di risate. 4 persone che si conoscevano da 20 minuti e si comportavano già come vecchi complici. La facoltà di economia e commercio era una struttura imponente. Non appena entrato mi resi conto di quanto fosse grande, molto di più di quello che sembrava da fuori. Chiesi a un bidello dove si svolgessero le lezioni di comunicazione aziendale. Entrai in un altro edificio, salì delle scale e mi ritrovai in un atrio. Capii quale fosse il corridoio giusto, vedendo un piccolo capannello di persone che parlavano fra loro. Mi avvicinai. Ciao ragazzi, siete qui per le lezioni di comunicazione aziendale? Un tipo magro con i capelli corti, una faccia simpatica e un completo che gli calzava a pennello mi strinse la mano. Corrado Pinto, piacere. Mi chiamo Max Valente. Sono Bruno Romano. Un ragazzo dall'aria affabile, ben piantato, aveva quella sicurezza tranquilla di chi ha proprio agio ovunque. Continuarono i convenevoli. C'era Stefania De Santis e Alfonso Lorusso, occhialuto e allampanato, con l'aria perennemente distratta di chi pensa a qualcos'altro. Tutti creativi qui? Chiesi per intavolare un discorso. Bruno rise e rispose per primo. Così si dice in giro. A me piacerebbe fare l'art director, ma ho fatto un casino di cose fino ad ora. Suoni? Sì, la chitarra. Anche io, intervenne Corrado. Fantastico! Io le tastiere e il sax. Fu lì che Stefania lanciò la battuta sulla band. E il corridoio rise. Eravamo solo 25 e l'atmosfera era completamente diversa da quella che si respirava a giurisprudenza. Qui c'era un'energia differente, più leggera, più curiosa. Ero il più vecchio, con i miei 26 anni. La maggior parte dei miei compagni aveva da poco superato le 20 primavere. La prima lezione fu tenuta da Bepi Savino, titolare di un'agenzia pubblicitaria locale. Ci incoraggiò a osare, a non censurarci, a credere nell'impossibile. In poche parole ci descrisse i fondamenti della creatività. Al termine della prima giornata proposi a Corrado, Bruno e Stefania di fare un salto a casa mia. Appena entrati in tavernetta, Stefania si guardò intorno ed esclamò: Cavolo Max, se questa fosse casa mia non uscirei mai, ti assicuro. Risi. Accesi l'organo e suonai un blues di Andy che avevo studiato da poco da una raccolta di spartiti. Una volta terminato mi regalarono un mini applauso. Bellissimo pezzo, Max, vai forte, disse Corrado. Poi si fermò un secondo, come se stesse valutando se aggiungere qualcosa. Però tutti lo guardammo. Però cosa? Chiesi. Niente, scosse la testa. Vai avanti. Bruno rise. Stefania lo guardò con un'espressione incuriosita. Io decisi di non insistere. Bruno prese la chitarra e si sedette sul divano. Eseguì qualche arpeggio in stile classicheggiante. Poi cambiò improvvisamente tema, passando a un blues folk di sua concezione. Pazzoide abbastanza da starmi simpatico, quel nuovo amico. Fu lì che Corrado quasi gli strappò la chitarra dalle mani. Suonò qualcosa in stile rock melodico, canticchiandoci sopra, e lo fece con una concentrazione totale, come se noi tre non esistessimo. Poi si fermò di botto, posò la chitarra sul divano con la stessa calma con cui l'aveva presa e disse: Ecco, quello che intendevo prima. Silenzio. Cos'è quello che intendevi prima? Chiese Bruno. Non lo so ancora, ma adesso sì. Stefania scoppiò a ridere per prima, poi tutti gli altri. Continuammo ad alternarci in estemporanee esecuzioni per quasi mezz'ora, in modo sempre più libero, senza farci troppi problemi, finché non ne avemmo abbastanza. Quella sera, mentre li guardavo andare via, pensai a Diego, ai 4 milioni, al fatto che avevo lasciato il lavoro con mio padre, che adesso ero lì, in una tavernetta, a suonare blues con 3 persone conosciute quel mattino. Avrei dovuto sentirmi in bilico, invece mi sentivo esattamente dove dovevo essere. Nelle settimane successive io, Corrado e Bruno cominciammo a frequentarci al di là delle lezioni. La tavernetta diventò il quartier generale naturale, come lo era stata per Diego anni prima, come lo era per chiunque ci mettesse piede almeno una volta. Registrammo sketch demenziali, parodie di spot pubblicitari, gag sull'università. Bruno era inesauribile. Corrado aggiungeva sempre un dettaglio che spostava tutto di un grado e rendeva la cosa definitiva. Scrivevamo i testi e suonavamo. A un certo punto decidemmo di darci un nome. Serviva un marchio per quelle creazioni. Lo decidemmo in 3.
com'era giusto che fosse, tridimensionale. Eravamo in tre, facevamo cose in 3 dimensioni, suono, immagine, parola, e nessuno dei 3 aveva la minima idea di dove stesse andando. L'università, la tavernetta, il tridimensionale. Era un periodo pieno, forse il più pieno che avessi vissuto fino ad allora. Serena nel frattempo aveva ripreso a cantare. Non lo sapevo ancora, ma stava cercando un palco. E quando Serena cercava qualcosa, di solito la trovava, nel bene e nel male. Episodio 13. Un locale a Bari, un gestore con il gilet glitterato e una parola di troppo che Serena non lasciò passare.